Immagina una sera d'estate. Le onde si infrangono dolci sulla riva, l'aria profuma di salsedine e gelsomini e in lontananza si sente il suono ovattato di una risata, di un calice che si alza, di una musica che inizia a vibrare. Sei a Milano Marittima, ma potresti essere in un film. Cervia ti accoglie così, con il suo fascino discreto e la sua anima elegante. Benvenuti a Discover Cervia, il podcast dedicato alla Riviera del Buon Vivere. Cervia, insieme a Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, sono molto più di una semplice metà estiva. Sono luoghi dell'anima che ti entrano dentro e non se ne vanno più, dove si ha la necessità di tornare, perché solo qui puoi vivere esperienze di benessere, stile, sport tutte insieme. Qui, tra la pineta che profuma di resina e mare, le lunghe spiagge, i vicini borghi ricchi di storia e la vitalità della costa romagnola, puoi trovare il tuo ritmo che sia lento e rigenerante o dinamico e pieno di stimoli. Cervia è il cuore autentico della Romagna, dove la tradizione incontra l'ospitalità e il sorriso è di casa. Poi c'è Milano Marittima, sorella chic e luminosa, dove lo stile si mescola al relax e il glamour si indossa anche in infradito. In ogni episodio ti accompagniamo ad esplorare le anime diverse di questo territorio, con voci, racconti e suggestioni che parlano di cucina, benessere, sport e lifestyle. E oggi apriamo le porte a una delle sfaccettature più iconiche ed affascinanti, il lato glamour di Milano Marittima, una località che ha saputo reinventarsi, restando sempre elegante ed accogliente. Un luogo dove la notte brilla senza ostentazione, dove puoi sorseggiare un cocktail sotto le stelle o fare shopping tra boutique e design e subito dopo perderti tra i pini con il mormorio delle onde nelle orecchie. Cosa succede quando il relax incontra l'eleganza? Quando la golden hour del tramonto cede il testimone alla notte di luci, musica e incontri indimenticabili? Succede che sei a Cervia, anzi a Milano Marittima. E qui inizia la magia. E per raccontarla abbiamo scelto un ospite d'eccezione, Simona Ventura. Simona ci ha raccontato del suo legame con Cervia e Milano Marittima, dei suoi ricordi più belli, delle sue vacanze, delle sue esperienze e di che cosa rappresenta per lei questo territorio. Rappresenta un mix di cose e intanto è colorata e molto divertente. Poi in memoria, qui si è sposata mia sorella, i miei figli sono venuti in vacanza qui, mio figlio ha lavorato qui, mio figlio Giacomo. Quindi per noi Cervia e Milano Marittima hanno rappresentato tante cose. Mi ricordo che finite le puntate che facevo negli anni 90-2000, io prendevo i miei genitori, i miei figli e venivo qui per il buon ritiro anche, perché diciamo che Milano Marittima e Cervia anche d'inverno, ma Milano Marittima soprattutto nella bella stagione si può stare fuori tutta la notte, andare per discoteche, ci sono tanti giovani, oppure con la famiglia si può andare in spiaggia. Io mi ricordo nel 2002 sono venuta qui ed era una delle prime volte in cui per esempio il Papete faceva l'aperitivo in spiaggia e ballavamo tutti sui lettini. Quindi adesso questi aperitivi così danzanti ce ne sono tantissimi, però allora non l'avevo mai vista. Hai un aneddoto particolare? Di quale vita? Perché io a Milano Marittimo ho fatto diverse esperienze di vita, insomma ho il divertimento, ho il lavoro, tante cose, quindi quando penso a Milano Marittima penso per esempio alla pineta, al verde, alla bicicletta, ma anche alle discoteche, penso al shopping, perché io ritengo che a Milano Marittima ci siano i più bei negozi di tutta l'Emilia Romagna, proprio tutti insieme, concentrati nelle vie del centro. Se posso dire, l'aneddoto che più mi ha dato felicità è vedere il matrimonio di mia sorella nel 2011 ai Magazzini del Sale, che io non conoscevo, quindi da lì ho conosciuto Cervia molto molto di più, insomma. C'è una persona particolare che hai incontrato proprio qui a Cervia, Milano Marittima? Beh, che Chico Cangini, chi non lo conosceva, allora l'ho incontrato, la Rossella del Papete, è stato un periodo molto, molto bello, ma anche adesso noi siamo stati alle Saline de Cervia, veniamo qui al Palace perché la famiglia Battani è molto vicina a noi e noi siamo amici loro, siamo venuti con l'inverno, c'era la pioggia eccetera, però per noi Milano Marittima è veramente un posto dove almeno 3-4 volte a stagione veniamo e alle Saline noi ogni anno con
la famiglia Battani facciamo una merenda in questa piccola casetta dove portiamo tutte le cose da mangiare, con Bollo che è questo nostro amico di Modena, andiamo lì e mangiamo e beviamo e stiamo in compagnia, delle cose molto semplici, quindi Milano Marittima ha tanti colori. Hai parlato di cibo, il cibo è importante. Quindi Beh. a Cervia Milano Marittima c'è del buon cibo. C'è del buon cibo perché trovi sia il ristorante stellato che ovviamente se vuoi mangiare una piada trovi anche una piada buonissima, quindi anche lì diciamo che i colori sono diversi. Noi nella nostra semplicità piace la sera mangiare con gli amici, bere un buon bicchiere di vino e magari fare una bella colazione a mezzogiorno, mangiarci una piadina. Ci dà felicità in ogni modo, poi si può andare a correre, poi si può andare in pineta, poi si può andare in bicicletta, c'è un bellissimo campo da golf, quindi ci sono tante cose. Che cos'è che rende caratteristica del lifestyle, cioè della vita qui a Milano Marittima? Perché è molto glam, è molto elegante, ha molte chiavi di lettura, trovi gente che va in discoteca, i discotecari con della gente che ha delle bellissime case, che viene qui a mangiare, è molto elegante secondo me e quindi questa eleganza e questa diciamo leggerezza deve tenere perché è unica diciamo anche in Emilia Romagna. Ci sono anche tante iniziative a Milano Marittima. Sì. Tante iniziative, adesso noi ne stiamo studiando una con mio marito Giovanni Terzi per la fine di agosto di sport e di glam, ci hanno raccontato di questi aquiloni, è una cosa stupenda secondo me. È includente, ecco, io mi cercavo di capire la parola di Milano Marittima, essere includente in questo momento è molto glam. In questi anni hai notato dei cambiamenti? Beh, no. Perché io vengo a Milano Marittima e mi sono resa conto da quando avevo 17 anni e quindi parliamo di tanto tempo fa e venivo sempre lì nell'esercito, adesso c'è l'esercito militare, ma una volta c'erano le settimane di cui le famiglie dei militari venivano in vacanza e quindi io sono venuta per diversi anni dove ci sono le varie pinete, dove ci sono le colonie. La vita notturna è sempre molto speciale a Milano Marittima. Secondo te qual è il segreto? L'inclusione secondo me è il segreto e poi comunque qui ognuno può fare un po' quello che vuole, non viene giudicato, non è patinata anche in maniera fastidiosa, quindi se tu non ti trucchi, non ti pettini, la gente ti guarda male, quindi se tu ti vuoi truccare e pettinare sei la benvenuta, ma anche le famiglie che vanno con i bambini a farsi un giro sono altrettanto benvenute. Diciamo che questa bilancia mi piace moltissimo, che non mi ricordo molto della mia vita notturna per passato molto tempo. Milano Marittima come località glamour viene vista anche come una località che lancia le mode. Assolutamente, ma dopo il Papete ci sono tante altre iniziative per cui fondamentalmente è precursore di tante cose. Julian, adesso se lo posso nominare, sono dei negozi di abbigliamento meravigliosi. Tezuk ha dei costumi da bagno straordinari ed è cominciato da Milano Marittima e tutti vengono qui per comprarli perché loro si sono poi rifiutati di fare altri punti vendita. Credo che Ibiza gli abbia fatto Ponti d'Oro, ma loro non hanno mai aperto lì, quindi o sei online oppure devi venire qui e molti vengono qui per comprarsi i costumi inizio stagione. È molto bella questa cosa e secondo me va molto sottolineata perché ripeto, i negozi che ci sono qui non ci sono nelle altre parti dell'Emilia Romagna. C'è anche proprio un aspetto emozionale del territorio, certo. Perché abbiamo le saline, abbiamo i fenicotteri, puoi raccontarci queste tue emozioni magari a un tramonto. Tramonto sulle saline è qualcosa che uno deve assolutamente vedere almeno una volta nella vita perché sono straordinari, colori pazzeschi. Io ho visto i più bei tramonti, li ho visti nelle saline di Cervia, veramente molto, molto belli e vanno visti perché poi insomma non costano nulla, basta prendere la macchina, andare lì e aspettare il tramonto. E poi c'è la conferma di questa meravigliosa ospitalità della Romagna. I romagnoli devo dire che sono i primi in Italia per accoglienza, potrebbero veramente fare scuola un po' a tutti, mi piacerebbe che i romagnoli spostarli in altre regioni per far capire come si fa l'accoglienza, sono i campioni del turismo per cui insomma bisogna imparare e solo imparare da loro. Tu se dovessi consigliare ad un'amica che non è mai stata a Milano Marittima, quali parole e quali argomenti utilizzeresti?
Direi il verde dell'anima, perché c'è la spiaggia e poi c'è veramente una varietà di esperienze pazzesche, quindi c'è la spiaggia, c'è la pineta, ci sono tante cose, quindi è impossibile annoiarsi a Milano Marittima. Una giornata tipo. La mattina noi ci alziamo, colazioni dell'altro mondo, poi andiamo in spiaggia, camminiamo, andiamo in pineta, torniamo, eccetera, eccetera, facciamo sport. Dopodiché arriviamo, facciamo la doccia, andiamo in spiaggia. Il pranzo sulla spiaggia, che sempre vedo che ci sono un sacco di ristoranti buonissimi, per esempio Sarettina è molto famoso. Noi facciamo anche da Cervia, Magazzini del Sala, andiamo in là. Esiste anche Pinarella, Tagliata, ci sono un sacco di location che uno può visitare e poi niente, il pomeriggio mangiamo, facciamo un pranzo e poi dormiamo. Cioè, questo magari in spiaggia ci piacerebbe anche, però è tutto molto, molto bello, perché comunque c'è sempre qualcosa da fare e questo è una cosa molto importante. Un piatto che non deve mancare sulla tua tavola quando vieni a Cervia a Milano Marittima. La piadina, questo è ovvio, hai la piadina che va da Cervia fino a Riccione Cattolica e diventa sempre più fine, no? Questo ho capito, non voglio dire qual è la più buona perché sono buone tutte, ecco, così non sbagliamo. E poi gli spiedini, a me piacciono moltissimo, gli spiedini sono molto buoni. Come la preferisci? Io sono per la tradizione, quindi prosciutto crudo, rucola e squacquerone. Vuoi fare un saluto agli amici che ci stanno ascoltando? Assolutamente sì, perché io podcast ne faccio pochissimi, te ne sarai accorto, però venite a Milano Marittima e a Cervia, perché comunque Cervia è aperta d'inverno, questo è importante da dire, perché uno può pensare, dice è freddo, dove vado? Invece Cervia è stupenda e va visitata tutto l'anno, e invece Milano Marittima adesso inizia la bella stagione, ci sono i bei negozi, si mangia bene, si beve bene e ci si può divertire, quindi venite a Milano Marittima. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio tra i riflessi dorati del glamour di Cervia e Milano Marittima. Ma non finisce qui. Discover Cervia è un percorso in 4 tappe per raccontarvi il meglio di questa terra, dalla cucina autentica che profuma di mare, al glamour elegante e vibrante che abbiamo esplorato oggi, fino allo sport che fa battere il cuore della Wellness Valley, e al benessere profondo tra pinete, terme e silenzi rigeneranti. Continuate a seguirci nelle prossime puntate e intanto visitate il sito www.discovercervia.com, dove potete trovare esperienze da vivere, luoghi da scoprire e ispirazioni per la vostra prossima vacanza. Perché nel cuore della Romagna c'è un luogo in cui le emozioni sovrastano le onde del mare, Riviera di Cervia. Qui nessuna alba è uguale all'altra.